Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video ed in questo video ragazzi voglio proporvi qualcosa di completamente diverso. Oggi andremo ad esplorare. Oggi andremo a fare un po' di esplorazione nel paese in cui sono cresciuto praticamente dopo tantissimo tempo che non ci tornavo, e andiamo a fare qualcosa che ho fatto varie volte da piccolo ragazzi, in realtà da adolescente assieme ai miei amici, e che poi voglio rivedere adesso oggi com'è dopo tanti anni. In pratica voglio andare ad esplorare ragazzi, e che cosa esploriamo? Esploriamo un luogo abbandonato. Ci sono un paio di edifici abbandonati e di posti che da piccolo conoscevo molto bene, in cui sono già entrato, che conosco già e che vorrei andare a vedere adesso a distanza di penso siano 8 forse più anni. Se è cambiato qualcosa oppure no sinceramente, perché erano dei bei ricordi ragazzi, e sapete che dato che voglio cercare di cambiare un po' i contenuti sul canale, quindi voglio cercare di portare meno GTA e portare qualcosa che mi interessi e che interessi magari voi, perché secondo me è curioso. Adesso mi trovo all'interno della mia macchina, la parcheggio qua, adesso vi faccio vedere un po' in giro più o meno. Ci sono 27 gradi di fuori e dentro penso ci siano un 32, perché aspettate, l'accendo che ho un po' di aria condizionata, anche se sentite un po' di casino, ecco qua, perché non ce la faccio più. Usciamo e iniziamo l'esplorazione. Ed è da qui ragazzi che inizierà la nostra spedizione, perché là c'è il parcheggio, ho appena parcheggiato la macchina. Adesso dobbiamo entrare nel bosco per un po' di tempo, per un po' di metri. Dobbiamo fare una piccola passeggiata e poi arriviamo al posto che vi sto dicendo. Qui ci uniamo invece ad un'altra strada che interseca, che è quella dove ho trovato il mio cagnolino. L'ho trovato lì, che si chiama Lily, esattamente come la cagnolina della mod vita reale ragazzi. L'ho trovata esattamente a questo incrocio qua, abbandonata in questo bosco, che stava per morire, e noi l'abbiamo salvato la vita grazie al fatto che io ero ancora un bambino e al fatto che l'abbiamo portato del buon prosciutto da mangiare. Da lì ci ha seguito per sempre. Questa ragazzi è la strada che ci porta al luogo in cui stiamo andando. Non è un luogo pericoloso perché l'edificio è completamente agibile, nel senso che non è distrutto, diciamo così. È un edificio che non è molto vecchio, però è abbandonato da un po' di anni, ma l'edificio in sé, da quello che ricordo l'ultima volta, 15 anni fa, era ancora intatto, era perfetto. Quindi adesso andiamo a vedere se è ancora così. Comunque se no stiamo attenti e magari non lo facciamo se vediamo che è pericoloso, ovviamente. I posti in realtà erano due ragazzi. Il primo che è completamente vuoto, non c'è assolutamente niente, e lì passavamo la maggior parte del nostro tempo a perdere tempo, a usare lo skate, cose del genere. E invece l'altro era un posto ancora ben arredato da quello che ricordo. Beh ragazzi, sembra che questo primo posto sia chiuso per sempre, perché se si vede da qua hanno messo una specie di trave nel mezzo, quindi bloccano la porta dall'interno. Qua è leggermente dura la situazione. Oh beh, in realtà me lo ricordavo molto diverso. molto diverso. Ok, decisamente diverso. Vediamo un attimo. Sì, è decisamente diverso. Wow, ragazzi. Questo non è quello che era vuoto. Questo era quello pieno. Quello vuoto, ragazzi, era quello là dietro dove non riuscivamo ad accedere. Invece questo, cavolo, l'hanno completamente svuotato. Ragazzi, guardate che assoluta figata, qua è bellissimo. Purtroppo me lo ricordavo molto diverso, infatti ormai non c'è più assolutamente nulla. Però tempo fa sì, c'erano dei macchinari lì, c'erano dei muletti di là, c'erano molte cose che adesso ovviamente non ci sono più, le hanno completamente smaltite. Guardate, qua c'è ancora un volantino con scritto 26 febbraio 2000, giornata nazionale l'Italia che ricicla. Guardate che roba, è bellissimo. È ancora da quel momento lì. Qui invece ci sono vecchie scarpe. Guardate che roba abbandonate qua. E anche altre cose, non lo so che cosa sia. Una lattina di chinotto. Non so se voglio entrarci lì, E questo ragazzi è come hanno chiuso l'altro magazzino, quello di là, vedete? Con le chiavi e una trave praticamente. Ok, permesso? C'è nessuno? Questo è il bagno, non ancora il mocio. E il kit di pronto soccorso, guardate. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, non è che sia la cosa più bella di tutte, però guardate che roba. Fornello a combustibile solido. Poi qua il kit, ovviamente vuoto, quasi vuoto. Poi se entriamo dentro qua, dovrebbero essere i bagni dei lavoratori, con ancora qualcosa che non sembra troppo bello. E di qua invece ci sono vestiti e cose. Questo deve essere stato un ufficio, un qualcosa. Mio Dio, che stanze. Bello. C'è ancora
il poster di un camion lì, guardate che roba. Qui ci sono dei vecchi numeri telefonici e che altro c'è di qua? Ci sono dei pezzi, delle cose, una pianta. Guardate che figata. E ce ne sono molti di posti come questo qua vicino. Vorrei vedere se riesco ad entrare negli uffici. Magari c'è qualcosa. Ok, la porta si apre almeno, che è buono. Ok. C'è qualche cactus. Qualche cosa. Un calendario vediamo che anno. È un calendario del 2008. Calendario del 2008. Una sedia mangiata praticamente da non so cosa. Ok, beh, c'è un brutto ragnone lì. Non so se lo vedete che è abbastanza cattivo e ha fatto tante uova, quindi non vorrei disturbargli la sua ragnatela. Wow. Non so se qualcuno di voi ha mai giocato a The Last of Us, ma è identica l'ambientazione. Identica, bellissimo. Ok, beh, è arrivato il momento di esplorare qua, che probabilmente è il posto più brutto e cattivo di tutto. Ok, non fa un buon rumore. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Guardate qua ragazzi. Guardate qua cosa c'è. Intanto la finestra è aperta. Ci sono dei vestiti, dei bicchieri, delle bottiglie, una valigia. Guardate che scena ragazzi. C'è ancora un Pantene, cose veramente che non c'entrano niente qua. Beh, questi sono vestiti da lavoratori ovviamente, tipo questi. Le scarpe da lavoratori, vedete, invernali. E guardate ragazzi, ci sono gli armadietti. Questi sono gli armadietti. Non hanno ovviamente nessuna chiave, però ci sono gli armadietti. Tranne questo, che è di Piero apparentemente, che ha un lucchetto. Però gli altri, c'è una stampella lì, non hanno assolutamente niente. Si apre! Ah ok, si apre, vabbè, non c'è niente. Qua c'è un cappello. Che schifo. E qua c'è una scatola tipo, mio Dio, è pesantissima. Un attimo vi metto qua un secondo, solo un secondo. Togliamo sta felpa orribile. Mettiamo qui. Vediamo un po'. C'ho una paura pazzesca ragazzi in realtà, perché sono qua da solo. Non sarei dovuto venire da solo, ma sono qua da solo purtroppo. Non è che sia un granché, ci sono un sacco di rumori, di cose, brutto. Anche se ovviamente sono venuto a farlo in pieno giorno, che è l'importante, È una cassaforte. Vuota, è una cassaforte. Vediamo un attimo. Guardate ragazzi, pazzesco, una cassaforte ho trovato. Che poi non so che cavolo ci facesse qua. Fa schifo, guardate. Si muove tutta ma non è aperta. Quindi ragazzi, che cosa ce ne facciamo di questa? Secondo voi è una buona idea portarsela a casa o portarsela fuori e vedere una volta lì fuori che se riusciamo ad aprirla e che cosa c'è dentro? Cioè non è di mia proprietà, però allo stesso tempo sono troppo curioso di sapere che cosa ci sia dentro, perché per quanto non funzioni, qua sembra che si giri, però una cassaforte è fatta per non essere aperta, quindi probabilmente se non ci sono le pile non lo possiamo aprire. Fatemi sapere ragazzi se devo tornare qui Aspettate che c'è qualcuno là. C'è qualcuno. Ok, sono quelli che tagliano l'erba. Infatti è nella strada di prima ragazzi che sta tagliando l'erba. Ed è la strada che abbiamo fatto prima per entrare qua. Quindi non c'è problema perché qua è tutto coperto. Però comunque, dato che c'era uno spiraglio, magari stava guardando da questa parte, ma non penso che si aspetti nessuno qua dentro. Quindi se sentite rumori di fuori è proprio perché c'è quello che taglia l'erba, perché qua praticamente siamo attaccati a una strada, quindi non è un posto troppo sperduto, lontano. Comunque in ogni caso dicevo che ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se devo tornare qua, portare a casa oppure... Si è mosso qualcosa. Si è mosso qualcosa. Si è chiusa la porta ragazzi. Non so che diamine, perché si è chiusa da sola. Non si è... Oddio. Vabbè, lasciamola lì. Non so se la vedete, ma la cassaforte è ancora là. Perché si è chiusa da sola? Non ho idea, ragazzi. Sarà stato un colpo di vento, perché non può essere nient'altro. Comunque, in ogni caso, stavo dicendo, fatemi sapere, ragazzi, nei commenti qua sotto se devo tornare qui e prendere la cassaforte e aprirla insieme a voi e vedere che cosa c'è dentro, perché a meno che non trovo le chiavi ora, e se trovassi le chiavi, cosa che sinceramente non so se è possibile. So che anche negli hotel ci sono le stesse tipologie di cassaforti e che tecnicamente dovrebbe essere in grado di aprirla anche il titolare dell'hotel, ovviamente. Quindi probabilmente c'è
un paio di chiavi per aprirle, perché ho visto che c'è un buchetto, quindi forse c'è un paio di chiavi. Però ragazzi, se riesco a trovare il paio di chiavi qua, allora sarebbe ottimo, perché appunto riuscirei ad aprirla ora. Ma sinceramente abbiamo fatto quasi tutto il giro di tutto e non ho trovato un paio di chiavi. Nell'armadietto l'ho visto, non c'era un paio di chiavi, quindi probabilmente se le sono portate dietro. Secondo me ragazzi, dentro la cassaforte non c'è assolutamente niente, ma la curiosità mi sta uccidendo veramente, anche perché venivo qua da quando ero piccolo, ma non avevo mai visto quella stanza con pieni di vestiti. Nel magazzino invece vicino, perché qua era pieno di roba, quindi non si vedeva assolutamente niente, nel magazzino vicino invece avevo trovato una macchinetta, quelle del cibo e dell'acqua, ancora intatta, con le patatine rancide e con tutti i prodotti scaduti, ed era bellissimo ragazzi. Ma purtroppo non posso portarvi dentro quella, perché come avete visto è bloccata. Ma per quanto riguarda questa ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se dobbiamo tornare là dentro. È un buon posto in cui tornare là dentro, e se dobbiamo tornare là dentro fatemi sapere se dobbiamo cercare di aprire in qualche modo la cassaforte. Non so come si apra una cassaforte, ma probabilmente lo vedremo. Poi c'è anche da esplorare qua sopra, ma sinceramente ragazzi non ho più tanta voglia di esplorare, perché ho trovato già una cassaforte, cavolo, in una roba abbandonata. Se hanno lasciato una cassaforte così significa che o l'hanno lasciata vuota e poi l'hanno richiusa perché magari volevano fare uno scherzo, o che cavolo ne so, oppure hanno lasciato qualcosa qua e o non se ne sono accorti. Ma secondo me mi pare difficile che non se ne siano accorti, perché hanno già aperto tutto e hanno già portato via tutto, quindi per forza se ne sono accorti ragazzi. Quindi opzione 1 è che sia vuota e chiusa, e probabilmente è talmente scrausa che l'hanno decisa di lasciare qua. Magari neanche il proprietario riusciva ad aprirla, perché magari aveva perso le chiavi e non si ricordava il codice, o non ne ho idea, e quindi magari ha lasciato qua con qualcosa dentro, non lo so ragazzi. Comunque in questo momento sono agitato perché c'è quello tipo di fuori che fa casino, questo che fa rumore, la porta eccetera eccetera, quindi non lo so. Io direi che adesso, dato che penso che abbiamo esplorato praticamente tutto, possiamo fare giusto il giro del perimetro per vedere se c'è qualcos'altro da fare, a parte un po' di vernice. Che cazzo è stato? Ok, io esco ragazzi. Ok, io esco da qua. Ho sentito non so se l'avete sentito anche voi, ma ho sentito un botto pazzesco provenire da lì, e non so che cazzo. E vi giuro non lo sto fakeando, cioè è vero. Probabilmente è il vento che ha sbattuto la porta, ma oh che cacchio. Andiamocene via da qua ragazzi, non ci voglio più tornare. Ciao posto, eri completamente diverso una volta, però sono passati anni e ci sta. Quindi adesso ragazzi non mi pare che ci sia nessuno. Quello che taglia l'erba è andato via. Vediamo se possiamo ritornare sulla strada, e da lì non dovrebbe esserci più nessun problema. Però ho già sentito troppi suoni là dentro e non mi piace affatto che sia magari un magazzino maledetto. Quindi usciamo ragazzi, ne parliamo poi meglio dopo. Intanto ho lasciato la cassaforte lì, non l'ho rimessa nel suo armadietto, l'ho lasciata là, e questo potrebbe essere un problema, ma allo stesso tempo penso che sia la cosa migliore da fare, tanto non penso che entri nessuno mai qua dentro. Ok, sono di nuovo nella strada, penso che l'ho scampata, non so se lo vedete, ma lì c'è quello che sta tagliando l'erba, è il trattore. Torniamo in macchina adesso ragazzi, piano piano, con calma. Ho il cuore ancora a 1000, perché innanzitutto non c'era nessuno, ero da solo, quindi era abbastanza spaventosa come cosa. Poi si sentivano le porte sbattere, i rumori, era veramente terribile. Poi c'era quel continuo bzzz di quel trattore che tagliava l'erba, che metteva angoscia proprio. Questo è un altro posto in cui siamo andati una volta, e una volta soltanto, perché questa non è come quei magazzini ragazzi, questa è proprio una casa degli orrori. Me la ricordo fin troppo bene cosa c'è dentro, ma probabilmente sarà per un prossimo episodio. Penso che ci siano più di 30 gradi, e non dico che abbiamo fatto male, però era meglio il bosco. Probabile che sia perché si è rotta, ma si muoveva tantissimo e faceva tanto gioco la maniglia, quindi secondo me riuscivo a forzarla, ma avevo paura di spaccare la plastica e non riuscire magari più ad aprirla. Adesso a casa mi guardo un tutorial su come scassinare una cassaforte, magari quelle con il codice e la batteria, anche senza batteria, perché che figata, troppo bello. Non so perché ragazzi, ma questa cosa mi sta facendo impazzire. Devo riuscire a capire che cosa c'è dentro quella cavolo di cassaforte. Devo capire se qualcuno l'ha lasciata lì perché è rotta e non riesce più ad aprirla, e probabilmente non c'è nulla di estremamente importante dentro, perché sennò ovviamente sarebbe andato da qualcuno a farsela aprire in qualche modo, quelli magari della cassaforte proprio. Magari è vuota, l'hanno richiusa così per comodità e dentro non c'è niente, non ne ho idea. Bene ragazzi, rieccoci qua alla macchina, per fortuna. È stato spaventoso perché non era la prima volta che ci andavo, ma è la prima volta che ci vado da solo, e non è stato un granché, i rumori erano molto peggiori, e poi quando si è insieme un po' ci si copre le
spalle qua dovevo coprirmele da solo e non era un granché. Però ragazzi, ovviamente non c'era nulla di che, era semplicemente un posto così abbandonato, e solo che c'erano un po' di rumorini brutti. Comunque in ogni caso mi dispiace che non vi ho fatto vedere la fabbrica com'era una volta, com'era la prima volta che ci sono entrato, perché ragazzi era pieno di macchinari, era pienissimo di cose interessanti, attrezzatura, e c'erano computer addirittura, e adesso lo lasciano come magazzino così completamente vuoto, esattamente come quello accanto che non siamo riusciti purtroppo ad accedere perché la porta semplicemente era chiusa. Quella lì invece era completamente aperta, non c'erano recinzioni, non c'era niente, bastava entrare e basta. Per quello ragazzi ve l'ho mostrata. In ogni caso ovviamente è pericoloso, la cassaforte non è mia e secondo me andrebbe lasciata lì, sinceramente la curiosità mi sta uccidendo troppo, quindi niente, fatemi sapere anche se sapete come aprirla una cassaforte del genere, perché sinceramente io non ne ho idea. E secondo voi di chi è, che cosa è successo e perché si trova lì? Detto ciò ragazzi, io direi che terminiamo qua questo episodio. Grazie a tutti della visione, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi se siete nuovi sul canale e se non siete nuovi attivate la campanella per nuovi contenuti ragazzi. Detto ciò, grazie a tutti, arrivederci. Ehi, ciao Wolf. Ciao, come va? Ti avevo detto che stavo facendo un video di esplorazione in cui andavo in un magazzino? No, non me l'hai raccontato. Comunque stavo facendo questo video perché ci andavo da piccolo nel magazzino ed era interessante, no, tornarci perché era figo. E sai cosa ho trovato dentro in un ufficio? Che cosa? Una cassaforte. E che cazzo? Ci fai un video pazzesco. E che cosa c'è in quella cassaforte? Non lo so che cavolo c'è, Wolf. È chiusa, quello è il problema. Voglio aprirla. Oddio. Come cacchio si apre una cassaforte? Hai chiesto all'unico albanese che conosci se può aprire una cassaforte. C'è un tastierino, è piccola, sì, è piccolissima. Capito. C'è un tastierino numerico che non funziona e poi accanto c'è tipo un buchetto per una chiave e poi c'è una maniglia che devi girare, ma la maniglia è tipo un po' spannata, quindi secondo me è tipo rotta la cassaforte, però non si apre, è chiusa. Ne riparleremo poi più avanti, dai. Adesso sono già uscito perché mi stavo in mano, avevo una paura pazzesca e quindi vabbè.